Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa terza parte del tutorial sul dB, sul decibel. Nell'ultimo abbiamo visto come approcciare un primo calcolo di detto decibel, nella fattispecie quando trattasi di rapporti fra potenze, perché abbiamo fatto una premessa iniziale, ok? Perché possiamo incontrare due espressioni, uno con fattore di 10 e uno con fattore di 20. La prima trattasi di rapporti fra potenze energetiche o cosiddette grandezze energetiche quando diciamo in un ambiente diciamo acustico, ok? Diversamente, quando invece abbiamo i livelli di dette energie, il fattore è 20, ok? La domanda giustamente nasce spontanea, ma per quale motivo? Perché esistono dei rapporti cosiddetti quadratici o proporzionali quadratici tra due grandezze, in fisica come in natura ovviamente, perché la fisica di questa tratta, studia la natura, osserva la natura, ok? E detta proporzionalità l'abbiamo incontrata, se ben ricordate, nel tutorial sulla potenza. Per chi se lo fosse perso ne consigli vivamente la visione, molto caruccio, ok? E nell'espressione tra le varie, voglio dire, per ricavare la potenza c'era questa, ok? Ovvero la differenza di potenziale al quadrato su R. Abbiamo visto anche come si arriva a questa espressione, perché ci troviamo questo v al quadrato, differenza di potenziale al quadrato, l'abbiamo visto. Ripeto, per chi se lo fosse perso, veramente voglio dire cosa utile, ok? Bene, ritorniamo a noi. Quindi esiste questo rapporto quadratico tra tensione e potenza, lo dimostriamo. Nel caso fosse un volts, ok? 1 al quadrato rimane 1 su 1, quindi la potenza di un watt. Se raddoppiamo, quindi 2 volts, ok, come in questo esempio, abbiamo fissato unità in R qua, 1 per semplificare, quindi 2 al quadrato è 4, non raddoppia la potenza ma quadruplica, vedete? 4 volts, quindi raddoppiamo ancora i volts, 4 al quadrato diviso 1 rimane tale, quindi è 16, ancora una volta non è raddoppiata ma è quadruplicata, perché 4 elevato a 2 alla seconda è 16. Quindi in questo caso esiste questa proporzione quadratica, non è un caso raro assolutamente, anzi, ad esempio nell'energia cinetica, questa K che vale un mezzo per massa per velocità al quadrato, il corpo se raddoppia la sua velocità, l'energia cinetica quadruplica, ok? Nel modo più assoluto, non sono casi rari, assolutamente no. Questo è quando c'è questo rapporto, diciamo, diretto, ok? Sono direttamente proporzionale, può essere anche questo rapporto indirettamente proporzionale, cioè quando praticamente una delle due diminuisce, ok? Come nel caso in cui il rapporto è tra l'energia sonora e la distanza. Quindi date diciamo, una sorgente e una data distanza, ok? Se detta distanza raddoppia su unità di superficie, ok? Vediamo e notiamo che l'energia non si dimezza, ma diviene di un quarto, diventa 4 volte più piccola, non diventa la metà, perché vale sempre il quadrato della distanza, quindi 2 al quadrato è 4, 1, 2, 1, 2, 2 per 2, 4. Se triplica questa distanza non vale un terzo, ma un nono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 per 3, 9. Perché 3 al quadrato è 9. Ok? Anche in questo caso c'è questa proporzionalità quadratica inversa. Ok? Bene, assodato che anche nel nostro caso c'è questo rapporto quadratico o proporzionalità quadratica, eleviamo al quadrato il nostro rapporto, ok?
Quindi abbiamo il nostro argomento dell'algoritmo che ha questo esponente, ok? Una proprietà del logaritmo, e l'abbiamo visto sempre nel tutorial precedente, come si approccia al logaritmo e come si calcola, ok? Che ci permette, dicevo, di spostare, togliere questo esponente così antipatico e lo si trasforma in un fattore, ok? Un fattore di moltiplicazione molto semplicemente, ok? Quindi ci troviamo 2, che è il nostro esponente, per 10, per logaritmo di questo rapporto in base 10, 2 per 10, 20. Eccola qua la nostra espressione. Ecco perché ci troviamo un 20 come fattore e non 10. Ok? Semplice, come vi dicevo. Bene, mi fermo qua, spero di non aver commesso grossi errori e eventualmente me li segnalate, in qualche modo correggiamo. Consiglio sempre per chi fosse interessato a tali argomenti di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, ok? Al limite fate cosa credete a me. Come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!